La squadra a Bergamo ha fatto una grandissima partita perché siamo andati a pressarli alti, non li abbiamo mai fatti ragionare. Purtroppo su 2 calci piazzati ce ne torniamo con un 2-0 che onestamente la squadra non meritava proprio per quello che aveva fatto vedere, forse come azioni da gol ne avevamo costruite più noi di loro, però sappiamo che l'Atalanta in questo momento sta in un ottimo momento di forma, però noi non abbiamo sfigurato. Sotto l'aspetto fisico è stata una tra le migliori prestazioni della stagione, questo la dice lunga su come stanno bene i ragazzi e questo mi fa ben sperare per il proseguo. Sappiamo benissimo che non sarà facile, nessuna partita è facile, proprio perché giocando ogni 3 giorni l'aspetto recupero è la cosa più importante e soprattutto il recupero mentale. Nella mia filosofia c'è andiamo a bussare e vediamo quello che succede. All'andata abbiamo vinto all'ultimo spingendo dopo aver subito un gol perché 2 nostri giocatori erano scivolati, per cui ogni partita è un duello, ogni partita sarà giocata col coltello tra i denti perché solo così ci si salva. L'Udinese come l'Atalanta è una squadra fisica, di centimetri, sono tutti corazzieri, forti fisicamente, credo che sia la miglior squadra a giocare in contropiede. Avrà fatto un 10 gol su contropiede, gli altri su cross, calci piazzati, per cui dovremo stare attentissimi. È una squadra che sta in forma anche lei e noi dovremo stare attenti proprio a non concedergli il contropiede. Io credo che la mia squalifica possa essere giusta perché ho protestato, però magari alcune volte io credo che il quarto arbitro sta là in mezzo, dovrebbe un attimino fare un po' da paciere, da calmiere, perché poi sono momenti, no, che magari l'allenatore, non parlo di me, parlo un po' di tutti, no, non condivide magari una scelta dell'arbitro. Capisco che adesso col fatto che non ci sono i tifosi si sente tutto e non è giusto che magari in televisione vengano sentite, no? le rimostranze degli allenatori o dei giocatori, però ecco io credo che un pochino più di psicologia da parte del quarto uomo ci vorrebbe. Andrò a vedere la partita in tribuna, però appunto senza i tifosi mi sentiranno lo stesso perché potrò gridare, mi metterò magari al primo gradino sopra la panchina, per cui sarà, non dico lo stesso perché lì arrivo fino a bordo campo, mentre qui ma insomma la voce mi si sentirà sicuramente. Il mio concetto proprio di allenatore è quello di cercare di far sentire tutti importanti, è la cosa più difficile perché quando un giocatore non gioca ci resta male, sembra che l'allenatore non abbia fiducia in lui e che magari invece l'allenatore vede che determinate catene di giocatori si integrano meglio che con altri, per cui magari siamo portati a giocare sempre con gli stessi, però ecco io ho voluto far ruotare dove ho potuto più giocatori proprio per centellinare bene ogni stilla di energia profusa. Parlando di Fabio Quagliarella devo dire che sta entrando sempre più in forma per quello che può fare in allenamento, è arrivata l'ora di vederlo anche in campo. Potevo già metterlo l'altra sera a Bergamo, ho aspettato perché volevo dargli ancora qualche giorno in più per mettersi a posto. Oggi abbiamo fatto diversi tiri in porta e lui ha centrato più volte la porta e questo mi fa capire che l'attaccante è arrivato al momento giusto. Abbiamo visto in questo campionato che ogni settimana può cambiare di tutto perché in una settimana ci sono 9 punti a disposizione, per cui sia nella parte alta della classifica sia in quella bassa può succedere di tutto. Per questo motivo dobbiamo essere sempre coscienziosi, determinati e alla fine accettare il risultato quando abbiamo speso tutto. Abbiamo fatto il massimo a Lecce, abbiamo vinto, abbiamo fatto il massimo con la SPAL e abbiamo vinto, abbiamo fatto il massimo con l'Atalanta e purtroppo abbiamo perso. Dobbiamo continuare a dare, come ho detto prima, tutto noi stessi e poi con la consapevolezza che più di quello non potevamo dare.